Noi siamo al mare, ma non siamo solo in vacanza, camminiamo per voi e quindi iscrivetevi al canale, dai che è anche gratuito. Buongiorno, Buongiorno, dai, e due in cammino. che però oggi si riposano perché come potete vedere Ci sono dalla ostinati. bronzatura siamo reduci dal giro in kayak delle Cinque Terre, poi abbiamo fatto delle altre escursioni qui in questa zona perché dove siamo? Siamo sulla selva dei castagni, a A Filetto. Filetto, dove passa anche la Francigena e si dice, una leggenda locale dice che questa selva di castagne sia quella che abbia ispirato Dante per l'immagine della selva oscura. Invece a noi cosa ispira? Allora ispira il confronto tra due cammini, la via della Regina E il e sentiero del viandante. Giulia farà la regina e io farò il viandante. la faccia del viandante. Mm. Ok. Allora iniziamo con i metri totali, chilometri totali. Allora sono 70 chilometri per la via Regina, quindi 2568 metri in salita e 2654 metri in discesa. In totale abbiamo 25,5 km in salita e 26,5 km in discesa. Il restante è pianura, Sì. ovviamente. E abbiamo 4 tappe alla fine previste. Mentre per il sentiero del viandante, con l'ultima aggiunta che è stata fatta della tappa da Lecco ad Abbadia d'Ariana, arriviamo a circa 49 km, con un dislivello totale in salita di 2500 metri. Le tappe possono essere 5 oppure 4, se fate come noi che unite le due tappe, quelle che prima erano le prime due tappe, ora sono la seconda e la terza, cioè da Abbadia d'Ariana fino a Varenna. È una tappa molto lunga in quel caso perché viene di 22 km con 1500 metri di salita nel bosco, si è fatta la variante alta e noi l'abbiamo fatta d'inverno e siamo arrivati che stava già calando il buio, però se la fate d'estate non dovreste avere problemi con la luce, però comunque è molto dura. I trasporti. Allora, se fatti tutti di seguito, questo discorso cambia, non Cambia sussiste. leggermente. Se invece fate una tappa alla volta, magari nei weekend con gli amici, allora bisogna fare delle distinzioni. Infatti, bisogna intanto arrivare a Sorico con l'autobus. Si prende la linea N10 Como Colico, quindi ci mettete tipo un paio d'ore più Un o paio meno. d'ore, sì, perché si Quindi è fa una tutto cosa il lunga. lago. E poi, Oppure c'è oppure, fai l'alternativa. tu? L'alternativa è prendere il treno fino a Colico, da Lecco fino a Colico, e da lì prendere sempre lo stesso autobus dall'N10 ma nel verso opposto. Per cui in 10-15 minuti ve la cavate e siete a Sorico. Per il viandante è già Per il diverso. viandante è diverso, il viandante è, diciamo, quasi ogni località vicino al lago che toccherete ha una stazione ferroviaria, per cui nella linea Lecco-Tirano ci sono anche diversi treni e le stazioni alcune sono anche proprio viste al lago tipo quella di Dorio, per cui dal punto di vista della logistica dei trasporti il viandante è molto molto semplice da affrontare anche solo il sabato e solo la domenica. Segnaletica. Allora, i segnavia sono vecchi, calcinati dal sole, spesso vandalizzati, Purtroppo, che non purtroppo. capiamo che fastidio diano del segnavia. Però quindi dovete fare attenzione e insomma aguzzare l'occhio. Mentre per il sentiero del viandante ci sono delle placchette metalliche, che quelle è difficile rovinarle oppure che si cancellino col sole, poi ci sono dei bolli di vernice e i segnavia diciamo che sono mediamente più recenti rispetto a quelli della via Regina, per cui sono in stato di conservazione migliore e si vedono più facilmente. Tipo di percorso. Nel caso della via Regina troverete un bel po' di asfalto, principalmente sulla terza tappa, anche perché è molto è vista lago, quindi sulla tappa appunto Menaggio Colonno, e gli ultimi chilometri verso Como, quelli ve li fate su Sul marciapiede, asfalto. però comunque siete a vista lago, dopo Cernobbio, dopo aver passato Villa Erba, finite sulla passeggiata del lago, sì, è sul marciapiede costeggiato dalla strada, per cui gli ultimi chilometri per entrare a Como sono tutti così. C'è anche da dire che la Regina ha un altro problema. Allo stato attuale, cioè a fine maggio 2022, quando l'abbiamo terminata noi, ci sono 4 km di via Regina che non sono agibili. Allora, i primi 2 km sono quelli che da Colonno portano a Menaggio. C'è un sentiero, un bel sentiero sulla montagna che fa questi 2 km, attualmente è chiuso per lavori. E poi da Menaggio a Brienno ci sono circa 2 km di strada statale senza marciapiede,
senza spazio, per cui neanche la linea, neanche oltre la linea gialla della strada potete stare, perché ci sono anche dei lavori e ci sono i cartelli proprio col divieto pedonale. E a questo punto tocca prendere l'autobus per saltare questi 4 km. Purtroppo, magari il sentiero verrà riaperto, speriamo, però per gli altri 2 km sulla via Regina non so, forse quando termineranno i lavori faranno una passerella o qualcosa del genere, come hanno fatto più avanti. Il viandante? Il viandante invece sì, c'è dell'asfalto anche sul viandante, specialmente nell'ultimo tratto dell'ultima tappa, quella che porta a Colico, perché quando si scende giù verso Colico dalla montagna si passa su alcune strade non assolutamente non trafficate, e si fa l'asfalto, si passa i ponti, poi si va verso il Forte di Fuentes sull'asfalto, poi dopo da lì si visita il Forte di Fuentes, si scende sulla ciclopedonale che costeggia l'Adda, che è immissario del lago di Como in quella zona, e per cui in quel caso si arriva poi comodamente alla stazione di Colico facendo la passeggiata sul lago, per cui è un misto di sterrata e poi comunque di marciapiede su passeggiata vista lago. Comunque in entrambi i cammini, tanti tratti nella natura, nel bosco, in solitudine. Ecco, diciamo che le tappe migliori della Regina sono le Sono prime le prime due due. e la prima metà dell'ultima Sì, tappa, accidenti, bellissima. veramente bellissimi. E quelle del viandante sì, sono mediamente, sono tutte abbastanza carine, soprattutto vabbè, la prima tappa, anzi la seconda e la terza. Sì. La prima sì, si parte da Lecco, si passeggia lungo il lago, poi comunque si lascia la strada e si sale nel bosco, non è male. Sono tutte e due dei bei sentieri, dei bei cammini. Acqua sul percorso, allora sono disponibili in buona quantità i punti acqua e su entrambi i cammini, Per cui quindi non ci sono problemi, non vi tocca portarvi 3 litri d'acqua, penso che con un litro e mezzo, se siete persone che bevono veramente tanto, è il massimo che vi conviene portare, io starei sul litro. Traccia GPS, faccio fare viandante Regina a te. Allora, la traccia GPS del viandante che si può trovare sul sito delle vie del viandante, mi sembra, oppure anche su altri siti di trekking, diciamo che sono perfette, sono già utilizzabili così come sono, ve le caricate sul vostro device, che sia uno smartphone o che sia proprio un navigatore standalone GPS tipo il Garmin, non avete nessun tipo di problema. Per la via Regina esiste una traccia ufficiale che è stata curata dal Politecnico di Milano, e però non so come abbiano realizzata, ha una risoluzione troppo elevata, ci sono tantissimi punti e anche escludendo i punti di interesse, monumenti, cose del genere, è pesantissima per gli smartphone. Io l'ho ripulita caricandola sul computer e a mano, cancellando tutti questi, diciamo, tutti i punti inutili, per cui faccio un esempio, una curva poi si può vedere come una successione di tanti punti. Più sono i punti e più la curva è dettagliata, però capirete che più sono i punti, più sono i dati che il vostro device deve gestire. Alla fine a me la curva più o meno posso farla anche con 2 o 3 punti, 4. Non ho bisogno di farne 50 per fare una curva. Ecco, moltiplicato questo per tutte le curve del sentiero, ma anche nei rettilinei. Anche i rettilinei li hanno fatti con tantissimi puntini, per cui risoluzione troppo elevata, come dicevo, e mi ha bloccato lo smartphone. Ho dovuto cancellarla tutta. L'ho fatta col computer, l'ho riportata semplificata sullo smartphone e funziona. Magari cercheremo di lasciarvela a disposizione, metterò un link se vi iscrivete, fate i bravi, se vi iscrivete noi vi si fa avere la traccia GPS della Regina. Poi Fama, il percorso è poco battuto, quindi sono pochissimi camminatori incontrati tranne sulla Greenway, che però è in senso opposto, quindi non abbiamo poi persone con cui seguire. Sì, diciamo che nella terza tappa camminerete per un buon tratto sulla Greenway del lago di Como, che non è verde, nonostante il nome si dica così, è tutta grigia ed è lastricata o asfaltata. Qui incontrerete veramente tante persone che camminano, però fanno solo quei 13 km di Greenway, forse qualcosina di meno, di solito nel verso opposto a quello che percorrete voi, se avete scelto di percorrere la via Regina da Sorico a Como. Se scegliete di percorrere da Como a Sorico, ve la fate nello stesso verso di quella della Greenway.
Il mentre viandante, poi si va il sereno. viandante tranquilli, non ci sono problemi, è frequentatissimo, per cui basta quando arrivate alle varie stazioni ferroviarie vedrete già gente con lo zaino e le bacchette. Non dico che potete fare a meno di seguire le indicazioni e di seguire la gente come sul Cammino di Santiago, però diciamo che è molto più semplice trovare compagnia sul sentiero del viandante. Cosa vedere? Allora, per la via Regina abbiamo vestigia romane, chiese affrescate, il castrum di San Siro, la torre di Torre a Como. Sì, non solo quello, diciamo che varie torri romane che sono state poi nei secoli riadattate e venivano usate per il controllo del traffico commerciale sulla via Regina. E poi il castello di Rezzonico. E comunque anche Como, sì, Rezzonico, sì. E poi anche Como. Anche Cioè, Como comunque, non è c'è da dire che la via Regina nell'antichità era la via principale, perché dall'Italia portava verso la Svizzera e poi la Germania, non so, Rezia e la Grande Germania, come chiamavano i romani. Per cui era costeggiata di fortificazioni romane, torri, come detto, per il controllo del traffico, ed era, diciamo, c'erano anche più centri abitati anche di una certa importanza. Adesso è evidente col contrario. la situazione si è ribaltata, adesso la via principale che porta verso nord non è più quella, ma è quella che porta su verso Valtellina, per cui il treno e la statale la 36 dello Spluga, che è tutta in galleria, due corsie molto veloce, è sull'altro versante del lago, dalla parte lecchese. Diciamo che i ribaltamenti della storia. Comunque come è una città antichissima di origine romana, per cui già ci sono ancora le rovine delle terme, ci sono le mura, ci sono molte cose interessanti da vedere. Anche Lecco è carina come città, però diciamo che dal punto di vista storico-artistico è un gradino sotto. Le Lecchesi c'è di là, non ce ne sai. vogliono i lecchesi, però se è vero è vero. Reperimento informazioni. Questo cammino l'abbiamo trovato grazie a Link che sta per Lombardia in cammino. È un sistema di 16 cammini presentati e lì, insomma, imbattendomi in questo sito sono riuscita a scovare questo cammino. Se no, per me sarebbe stato difficile Sì, non ci sono trovarlo. moltissime informazioni online sulla via Regina, c'è qualche accenno qua e là, però niente di che. Mentre per il viandante adesso già prima era facilissimo trovare informazioni, tracce GPS, dove dormire, dove mangiare. Ora fa parte anche di un sistema più ampio che è le vie della Regina da un paio d'anni ormai, Sì. che da Milano può portare su in Svizzera comodamente. Tra l'altro, entrambi i cammini Entrambi i cammini fanno parte di un sistema comunque. sì, di un itinerario più ampio. Diciamo, forse quello più ampio è quello della via Regina, perché la via Regina fa parte della via Francigena Renana, per cui sopra la via Regina abbiamo una via Francisca, che noi pensavamo che fosse la stessa Francisca che E avevamo invece fatto noi, un'altra invece no, Francisca. quella che abbiamo già camminato noi è la via Francisca del Lucomagno, questa è la via Francisca, entrambe arrivano dalla Svizzera, però sono due Francische diverse, Infatti le Francische tue. saranno parenti, però non così affini. È una cosa simile per la via del viandante, infatti. Infatti, diciamo, come ho detto, da Milano si può salire fino in Svizzera. E comunque a Via Regina, arrivati a Como, dove termina la Via Regina, inizia un altro cammino che noi abbiamo già percorso. Che è il cammino di San Pietro. È il cammino di San Pietro che porta fino a Milano. Poi volendo da Milano c'è la Via dei Monaci che da Milano porta a Corte Sant'Andrea sulle sponde del Po, dove c'è anche il Transitum Padi e l'ospitale dei Templari Cattolici Italiani sulla Francigena, per cui da lì vi rinnestate. Era il punto in cui la via Francigena Renana, che non arriva da Canterbury ma arriva dalla Germania, si innestava sulla Francigena che arriva da Canterbury, poi da lì proseguivano unite Ecco, potremmo fare verso Roma. Cosa? la via Francigena Renana. Vedremo. Comunque entrambi i cammini secondo noi sono consigliati da fare. Sono tutti Se bellissimi. riuscite a farveli tutti di seguito perché avete qualche giorno libero è ancora meglio, perché così evitate il problema dei trasporti, specialmente per la via Regina. Però noi siamo riusciti a farli anche nel weekend. Volendo si potrebbe fare prima il viandante, chiappi il treno,
arrivi dall'altra parte. Ah sì, fate il viandante, Fai la regina. arrivate a Colico con il viandante, poi attraversate a piedi il Pian di Spagna, perché si può fare, perché ci sono è praticamente un tratto pianeggiante di campagna che è percorso dal fiume Adda e dal fiume Mera. Una volta che siete arrivati al fiume Mera, attraversate sul ponte, siete a Sorico e da lì prendete la via Regina e scendete verso Como. Ma quante dritte visita? Quante cose, in questo caso mettete in conto 4, 5, 9 giorni. 9 giorni o 10. E le fate tranquilli, le in fate 9-10 tranquilli. giorni, siete sereni. E vi fate un cammino estivo, tardo primavera. Va bene. Speriamo che vi sia stato utile questo confronto. Ora noi andiamo a goderci il resto di vacanza lunigiana. Vai. Buon cammino!